Ti guardi allo specchio e ti senti diverso. Le gambe si affaticano prima, la forza nelle braccia diminuisce, ti senti più fragile, più lento e dentro di te qualcosa ti dice che non è solo colpa dell'età. E se ti dicessi che ci sono 5 nemici silenziosi che stanno distruggendo i tuoi muscoli e che ogni giorno accelerano il tuo declino fisico senza che tu te ne accorga? Nemici nascosti nei gesti più comuni, nei pasti che ti hanno fatto credere salutari, in quelle abitudini che ti hanno sempre consigliato e che invece ti stanno sabotando. Nessuno te lo dice, ma la verità è che milioni di adulti over 50 stanno perdendo massa muscolare ogni giorno. E quella perdita ruba energia, forza, indipendenza e poco a poco anche la voglia e la gioia di vivere davvero. In questo video scoprirai chi sono questi 5 nemici. Ma soprattutto, se rimani fino alla fine, capirai come liberartene, prima che sia troppo tardi. Se hai più di 50 anni, i prossimi minuti possono cambiarti la vita. Devi sapere una cosa. Non stai solo invecchiando. Stai perdendo muscoli. E non è colpa solo del tempo che passa. Dopo i 50 anni, il nostro corpo entra in una fase silenziosa ma implacabile. Ogni anno svanisce, evapora, perdi fino all'1,5% della tua massa muscolare. Senza dolori e senza avvertimenti. Finché un giorno salire le scale ti affatica più del solito, portare le buste della spesa diventa faticoso, inciampi facilmente. Ti accorgi che i pantaloni non ti stanno più stretti, ma vuoti. Non è solo un segno del tempo, è la temuta sarcopenia, una condizione poco conosciuta che, se trascurata, rovina la tua vita. Ti toglie forza, equilibrio e autonomia. Ma la parte più inquietante è che, in molti casi, la sarcopenia è accelerata da ciò che mangiamo ogni giorno. Alimenti che ci hanno sempre detto essere salutari, ma che in realtà ci stanno indebolendo. Adesso preparati, perché stai per scoprire chi sono questi 5 nemici silenziosi e, soprattutto, imparerai come difenderti. Alcuni sono nella tua cucina e 1 o 2 forse li mangerai proprio oggi. Il primo nemico, il succo di frutta industriale. Sì, proprio quello che bevi ogni mattina. Fresco, dolce e naturale. Magari lo scegli 100% frutta, senza zuccheri aggiunti. Ma c'è un problema. Il tuo corpo non lo riconosce come frutta vera. Quando bevi un succo non stai mangiando un'arancia. Stai assumendo una botta di zuccheri semplici, senza fibre, senza masticazione, senza rallentamenti. Il picco glicemico è immediato. E il corpo cosa fa? Se sei sedentario o non più giovanissimo, trasforma quel glucosio in grasso e inizia a sottrarre energia ai muscoli. La sarcopenia non arriva di colpo. Inizia da lì, da piccoli squilibri che a lungo andare consumano la massa magra e peggiorano la resistenza insulinica. E c'è di peggio. Alcuni succhi, anche biologici, contengono additivi, acido citrico, conservanti. Tutto ciò che infiamma silenziosamente il tuo organismo e rende ancora più difficile costruire o mantenere il muscolo. Il succo di frutta al mattino non è un toccasana, è un'illusione. Se vuoi iniziare bene la giornata, meglio una spremuta fresca, o ancora meglio, la frutta intera, con fibre, con polpa, con tutto ciò che serve ai tuoi muscoli per nutrirsi davvero. E se pensi che il succo di frutta fosse già una sorpresa, aspetta di scoprire il secondo nemico. Lo trovi quasi sempre in cucina. Ha una faccia salutare, un nome rassicurante, ma sta sabotando la tua energia ogni singola mattina. Il secondo nemico, i salutisti della colazione. Ti svegli, apri la dispensa, scegli la colazione dei campioni
quella che attraverso le pubblicità ci inculcano nella testa. Fiocchi d'avena, biscottini della felicità, cereali integrali. Etichette piene di belle promesse, ricco di fibre, senza zuccheri aggiunti, adatto per gli sportivi. Sembra fantastico. Ma la verità è che il tuo corpo non legge le etichette. Quello che conta è l'effetto reale sul tuo metabolismo. E molti di questi cereali, anche quelli più fit, causano picchi glicemici devastanti, esattamente come un cucchiaio di zucchero bianco. Il risultato? Energia che crolla dopo 2 ore, più fame durante la giornata e, soprattutto, catabolismo muscolare. Sì, perché ogni volta che la glicemia impazzisce, il corpo sopprime la sintesi proteica e attiva meccanismi di difesa che portano a perdere massa magra. Come se non bastasse, molti cereali sono trattati ad alte temperature, ossidati e carichi di oli vegetali scadenti. E tu, che pensi di nutrire i muscoli, in realtà li stai affamando. Vuoi nutrire davvero i tuoi muscoli? Dimentica la colazione pseudo-fit e mangia uova, pane integrale vero, frutta secca, yogurt greco intero, cibi che danno sazietà, stabilità glicemica e forza vera. Ma se pensi che siano solo i prodotti confezionati a rovinare i tuoi muscoli, preparati, perché il prossimo nemico è fresco, colorato, naturale, insomma, insospettabile, eppure può sabotare la tua massa muscolare più di quanto immagini. Il terzo nemico, la frutta tropicale fuori stagione. Sì, hai capito bene, frutti tropicali come banane, mango, ananas, papaya. Li trovi ovunque, profumati e belli da vedere, dolci da mangiare. Ma per chi ha più di 50 anni e vuole preservare i muscoli, sono un'arma a doppio taglio. Questi frutti, oltre a essere spesso raccolti acerbi e maturati artificialmente, hanno un indice glicemico alto e un contenuto zuccherino che può alterare i livelli di insulina, soprattutto se consumati da soli o a stomaco vuoto. Insulina alta significa stop alla sintesi proteica. Il corpo entra in modalità accumulo e non costruisce più muscoli, anzi, comincia a bruciarli per mantenere l'equilibrio. Il problema non è la frutta, ma la quantità, la qualità e il momento in cui la mangi. Meglio scegliere frutta di stagione, locale, e abbinarla sempre a una fonte proteica o di grassi buoni, tipo mandorle, yogurt greco o un pezzetto di formaggio stagionato. Così eviti il picco glicemico e proteggi la tua massa magra. A proposito, tu quanta frutta tropicale mangi a settimana? E sapevi che può influenzare i tuoi muscoli in questo modo? Scrivimelo nei commenti qui sotto, sono curioso di sapere cosa ne pensi. Se un frutto naturale può avere questo effetto, immagina cosa può fare una bevanda dolcemente innocente che bevi ogni giorno, pensando che ti stia aiutando a restare in forma. Il quarto nemico, il tè verde in bottiglia. Hai presente quelle attraenti bottiglie di tè verde che trovi al supermercato? Etichette accattivanti, scritte rassicuranti come antiossidante, bruciagrassi, senza zucchero. Ma dietro quell'aspetto innocuo ed attraente si nasconde una trappola per i tuoi muscoli. Molti di questi prodotti contengono edulcoranti artificiali, come aspartame o sucralosio, che ingannano il cervello e alterano la risposta insulinica. Il corpo percepisce il dolce, quindi rilascia insulina, e di conseguenza blocca la sintesi proteica. Inoltre, il tè verde industriale contiene appena una frazione minima di catechine, i suoi veri principi attivi, che spesso sono distrutti da pastorizzazione e conservazione prolungata. Il risultato è che non otterrai nessun beneficio reale, anzi, avrai più ritenzione idrica,
e un altro ostacolo al mantenimento e alla costruzione muscolare. Vuoi il vero tè verde? Compra quello in foglie, preparalo a casa e bevilo non appena pronto. È così che beneficerai dei veri antiossidanti e darai sostegno al metabolismo. E se conosci qualcuno che beve questi prodotti pensando di farsi del bene, condividi questo video con lui. Potresti aiutarlo a evitare un errore silenzioso ma pericoloso. A volte basta un'informazione giusta, al momento giusto, per cambiare le cose. E adesso arriviamo a quello che, forse, ti farà più arrabbiare, perché l'ultimo nemico è un alimento sacro per molti, ma che può distruggere lentamente la tua massa muscolare, giorno dopo giorno. Il quinto nemico, il pane integrale industriale. Ti sembrerà assurdo, ma il classico pane integrale che trovi al supermercato non è quello che credi. Spesso è solo pane bianco, colorato con malto, pieno di glutine aggiunto, conservanti e farine raffinate, che nulla hanno a che vedere con il vero grano integrale. Il risultato è che questo tipo di prodotto fa alzare rapidamente la glicemia, stimola l'insulina e ti mette in una condizione perfetta per perdere massa magra, anche se lo mangi con moderazione. Inoltre, il glutine in eccesso può causare infiammazione intestinale e un intestino infiammato ha come conseguenza un assorbimento alterato di proteine. Morale della favola: mangi bene, ma non assimili e il corpo inizia a degradare i tuoi stessi muscoli. Ma calma, ecco la soluzione. Scegli pane a lievitazione naturale, meglio se fatto con farine antiche. Oppure opta per alternative come pane di segale vero, gallette di grano saraceno o crackers integrali senza additivi. Bene, se fin qui ti ho fatto riflettere almeno su una di queste abitudini, metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella. È il modo migliore per non perderti i prossimi contenuti che possono davvero aiutarti a vivere meglio, in salute, più a lungo e con più forza. Lo so, sentirsi dire che persino certi cibi buoni possono minacciare la salute fa arrabbiare. Ma sapere è sempre meglio che ignorare. Oggi hai scoperto 5 nemici silenziosi della tua massa muscolare e questo ti rende già più forte di ieri. Perché chi sceglie la consapevolezza anche dopo i 50 non invecchia, bensì evolve. La verità è che non è mai troppo tardi per migliorare, per cambiare abitudini, per recuperare energia, tono, indipendenza. E se c'è una cosa che devi ricordare, è questa. Ogni giorno hai una scelta. Puoi continuare a mangiare senza pensarci, oppure puoi iniziare ad agire con consapevolezza. E i risultati, poco a poco, arriveranno. E se sei arrivato fin qui, meriti di conoscere i 3 superfood che rafforzano le gambe in modo naturale. Guarda subito il video che appare adesso sul tuo display e disponibile nel canale Sane Abitudini Quotidiane. Rimarrai davvero sorpreso, anche dalla ricetta segreta che ti rivelerò. Un vero e proprio elisir di forza per le tue gambe. Clicca e continua a prenderti cura della tua salute, un passo alla volta.